la telecamera. Ciao, oggi voglio mostrarti 5 trucchi per migliorare le tue immagini e sono trucchi veramente facili perché ognuno riguarda una fase diversa del disegno, quindi li puoi applicare man mano che vai avanti e completi la tua immagine. Sei pronto? Cominciamo! Il primo trucco è quello della composizione. Puoi usare delle gabbie già conosciute, ad esempio i 4 punti di interesse, la S che a me piace moltissimo, o la spirale aurea, ce ne sono veramente tante, oppure ti puoi ispirare alle immagini dei tuoi artisti preferiti, a inquadrature di film, c'è veramente tantissimi posti dove prendere spunto. Quindi il primo passo è quello di trovare una composizione interessante che sia bella da vedere e da rivedere. Secondo trucco, scegliamo bene la palette di colori. In realtà ti bastano 2, massimo 3 colori principali e tutti gli altri colori li puoi scegliere simili a questi colori principali. Magari hai scelto un arancione, allora puoi andare un po' più sul giallo e un po' più sul rosso o anche più sul marrone, però non andremo a mettere dei colori troppo diversi, tipo un verde, un viola o un azzurro, ok? Colori troppo distanti, a meno che non hai scelto come secondo colore un colore che fa contrasto appunto e magari è un bel azzurro insieme al nostro arancione. Parti sempre da pochi colori, fai sempre in tempo ad aggiungere nuovi colori, ma girare attorno a pochi colori che scegli in realtà rende l'immagine più omogenea e più coerente anche e diventa più gradevole da vedere. Quindi prova a diminuire il numero di colori e sceglierne un paio e restare più o meno in quell'ambito di colori. Terzo trucco, dosa bene le ombre e scegli anche dei colori adatti per le ombre che creino la giusta atmosfera dell'emozione che vuoi trasmettere. Ad esempio, non so, dei colori pastello con delle ombre molto leggere creeranno un'atmosfera tranquilla di rilassamento. Al contrario, delle ombre molto cupe con luci molto drammatiche creeranno più tensione, più anche soggezione, aggressività. Quindi con i chiaroscuri possiamo fare tantissimo, anche dosando sia l'intensità sia il colore delle ombre. Quindi quando fai il chiaroscuro puoi stare attento a questo per dare all'immagine il giusto impatto, la giusta emozione che vuoi trasmettere. Trucco numero 4, questo mi piace tantissimo e riguarda il punto luce. Nella tua immagine, se sei partito e hai trovato una buona composizione, hai messo pochi colori che si accostano bene tra di loro e hai fatto un buon chiaroscuro che trasporta l'atmosfera o l'emozione che vuoi trasmettere, a questo punto puoi mettere un punto luce, una zona più luminosa e più dettagliata che sarà il punto di interesse principale della tua immagine. Questo creerà un punto che attirerà l'attenzione e renderà l'immagine in qualche modo più magnetica, più attraente da vedere. Provaci e vedrai che l'impatto cambierà tantissimo, veramente tantissimo, quindi è un esperimento che se non l'hai ancora fatto ti consiglio di farlo e quando piazzi le luci sulla tua immagine di ragionare anche su questo, di avere una zona piccola ma molto contrastata, molto luminosa e il resto più leggero, più delicato, comunque meno in risalto rispetto al resto. Ultimo trucco, ma non meno importante, anzi anche questo è uno dei miei preferiti, utilizza dei pennelli con degli effetti di particelle, delle sporcature, oppure metti i famosi incidenti di percorso, cioè falle vedere le tue pennellate, fai vedere che ci hai lavorato sul disegno, lascia delle piccole imperfezioni, che nessuno vuole il disegno super pulito o il compitino, ecco, e io qui razzolo male perché di solito sono perfezionista e mi ritrovo a volte a fare troppo preciso, troppa attenzione ai dettagli, troppo compitino. No, tu spatacca con il colore, spargilo in giro, crea anche cose che non ti aspettavi e va bene, rendono il disegno unico, artigianale e personale. Quindi non ti preoccupare di nascondere tutte le piccole imperfezioni, a volte farle vedere va bene. Utilizza appunto pennelli che hanno piccole sporcature, texture,
lascia delle pennellate grezze, va tutto bene perché parla di te, rende il disegno unico e sarà il tuo disegno e di nessun altro. Ok? Non ti preoccupare di fare cose troppo perfettine, troppo precise, perché smettono di parlare di te e questa è una cosa che non è bella. Poi potrebbe essere il disegno di chiunque, non è giusto. Sei tu e tu devi, tramite la tua arte, devi parlare di te. Quindi fai vedere anche queste cose, le persone lo ameranno, ti riconosceranno e le ameranno, quindi stai tranquillo. Come ti avevo promesso, sono 5 trucchi molto semplici che puoi applicare anche mentre lavori sullo stesso disegno, a mano in ogni fase. E ricordati di iscriverti al canale di YouTube se non l'hai fatto ancora, al blog, alla newsletter, tutto quanto, ai social se vuoi, il tuo social preferito. Probabilmente mi trovi perché ormai sono iscritta un po' dappertutto, così per i prossimi contenuti, ma anche se vuoi farmi vedere le tue sperimentazioni, hai domande, hai disegni da farmi vedere, tu scrivimi, sono a un messaggio di distanza o a un commento di distanza. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!